Questa pandemia, che non siamo ancora riusciti a debellare, sta creando problemi mentali a molte persone. Lo segnalano gli esperti di psicologia infantile che rilevano disturbi nel comportamento dei bambini e lo confermano gli psicanalisti che si confrontano con le ansie degli adulti e che per venire incontro alle esigenze dei pazienti stanno in molti casi organizzando sedute online. Ci troviamo dunque di fronte a un doppio problema. Da una parte quello di un corpo indiscriminatamente attaccato dal virus, ma che si spera possa essere protetto dai vaccini. Dall'altra parte quello di una mente che ciascuno di noi deve saper controllare, visto che per il momento il vaccino contro le emozioni distruttive non è ancora stato trovato. Il buddismo dice che il corpo, la parola e la mente sono le tre unità funzionali dell'essere umano ed è compito dell'individuo provvedere alla loro purificazione attraverso le opportune pratiche. Ma mentre il corpo e la parola, intesa come collegamento fra i canali sottili e la capacità di produrre suoni, rispondono in qualche modo a strutture sulle quali la scienza può intervenire, la mente è per il momento più difficile da controllare. Infatti, la nostra mente è costituita da una rete di esperienze sulle cui interrelazioni stanno indagando adesso i neuroscienziati. La tradizione tibetana sostiene che esistono due stati della mente, lo stato naturale originario e lo stato ordinario o abituale. Lo stato naturale viene descritto come una presenza vuota, fulgida, rilucente, radiosa, non contaminata da pensieri. E infatti viene metaforicamente rappresentato da un cielo limpido, luminoso, infinito. Questo stato è detto condizione primaria. La condizione secondaria, che è detta anche stato ordinario abituale, si ha quando questo cielo viene attraversato da nuvole che ne occultano la chiarezza. In altri casi, la nostra mente viene anche paragonata a una pepita d'oro ricoperta da incrostazioni che devono essere rimosse per far emergere tutta la luminosità del prezioso metallo. In ogni caso è ovvio che le nuvole e le incrostazioni simboleggiano le esperienze duali originate dai nostri turbamenti. Quando ci lasciamo sopraffare dai pensieri confusi che costellano la nostra vita, perdiamo il senso dell'unità con il tutto e veniamo spinti alla ricerca di soddisfazioni che ci allontanano dalla luce e ci separano dagli altri. È naturale. E nell'alimentare le sollecitazioni del corpo e della mente ordinaria, noi che cosa facciamo? Abbiamo l'impressione di avere un io che deve essere continuamente affermato. Ecco allora che spunta la convinzione di un io e di un corpo che devono essere gratificati attraverso atti egoistici volti al benessere personale. Infatti l'ego è il prodotto di tutte le energie generate dalle nostre formazioni mentali. Io lo definisco un buco nero che si nutre di illusioni e assorbe in un desiderio di appropriazione tutto ciò che ci circonda. L'egoismo domina la nostra mente e alimenta le passioni radici, che sono il desiderio, l'attaccamento, la collera, l'avversione, la confusione, l'illusione, l'orgoglio, la presunzione, il dubbio, lo scetticismo, le opinioni erronee e anche gli sforzi male indirizzati. E da queste passioni radice derivano 20 passioni secondarie che tutti conosciamo bene perché le abbiamo messe tutte in atto, fra i quali ci sono la malevolenza, la gelosia, l'avarizia, la violenza e la pigrizia. Ci sono anche altre passioni radice che vengono associate a oltre 50 fattori mentali che non sto a elencare. E non dimentichiamo che il nostro egocentrismo può virare su aspetti mentali sottili che ci invischiano in schemi puramente ideologici.
E tutte queste emozioni generano in noi infinite complicazioni che, come abbiamo visto, ricoprono la natura luminosa della mente e sono dette oscuramenti. E ci sono due tipi di oscuramenti: gli oscuramenti dalle afflizioni mentali, che ci tengono prigionieri. Le afflizioni mentali sono quelle che costantemente lavorano dentro di noi, e l'oscuramento cognitivo, costituito dai pensieri e dalle emozioni sviluppati in assenza di consapevolezza della vera natura luminosa della mente. E a proposito di consapevolezza, dobbiamo avere sempre presente che la chiara luce è in ognuno di noi e può emergere con lo sviluppo dei meriti e della conoscenza superiore, la quale porta al discernimento e alla visione diretta della realtà. Ma come un seme non coltivato non genera pianta né frutto, ci vogliono le condizioni spirituali necessarie per arrivare alla liberazione. Prima fra tutte, una mente serena. Lo sappiamo tutti, quando la pace regna nella mente, siamo tranquilli anche se intorno a noi le cose non sono positive. Ma quando il corpo è sano e le cose vanno bene, però la mente non è serena, niente è gioiosamente vissuto. È proprio nella pace della mente che si cela la vera natura di ogni nostra esperienza.